Buongiorno e bentornati qui nella mia cucina, come state? Oggi farò uno dei piatti più classici che ci sono in Italia ed è la pasta e fagioli. La pasta e fagioli è un piatto trasversale perché parte dalle Alpi fino alla Sicilia. Ogni regione ha la sua ricetta, ogni regione ha la sua versione. Io oggi farò quella romana. Quindi adesso andiamo a vedere gli ingredienti, la ricetta come è stata fatta, però poi alla fine del video, come al solito, vi darò degli utili consigli per farla veramente perfetta. Ci vediamo dopo. Mettete a bagno i fagioli la sera prima. Salate e coprite. A inizio bollore mettete l'alloro. Dopodiché cuoceteli a fuoco medio per 45-60 minuti. Nel frattempo tagliate a pezzi il sedano, la carota, la cipolla e l'aglio e tritateli finemente. Fatto raffreddare i fagioli, togliete l'alloro e scolateli dall'acqua di cottura tenendola da parte. Tagliate il guanciale a fette spesse e poi tagliatelo a listarelle. In una casseruola mettete l'olio, il battuto e poco dopo il guanciale. Cuocete per circa 6-7 minuti affinché il guanciale perda la sua sapidità. Dopodiché mettete i fagioli tenendone una parte per dopo. Copriteli ora con l'acqua dei fagioli. Dopo qualche minuto mettete la polpa di pomodoro e il concentrato di pomodoro. Salate e pepate e fate cuocere per 15 minuti. A fine cottura frullate con un mixer ad immersione. Se la zuppa risultasse troppo densa, allungatela con l'acqua dei fagioli o con del brodo vegetale. Mettete la pasta e i fagioli interi a cuocere per il tempo necessario della pasta. Ora potete impiattare la vostra pasta e fagioli. E pepate e aromatizzate con del rosmarino e un filo d'olio e godetevi la vostra pasta e fagioli. Buon appetito! Andiamo a parlare intanto dell'ingrediente principale che è il fagiolo. Allora, generalmente si prendono fagioli o borlotti perché sono quelli più comuni. Io al banco dove vado spesso al mercato invece ho trovato il fagiolo secondo.
Ma che cos'è il fagiolo secondo? Di fagiolo secondo in realtà ne esistono due tipi. Uno è un presidio slow food molto chiaro che ha come origine Orvieto, l'altro invece è della Tuscia, cioè dell'Alto Viterbese, generalmente viene coltivato vicino al lago di Bolsena nell'Alto Lazio. Perché questo nome? Il fagiolo secondo si chiama così perché viene raccolto subito dopo il grano, quindi per secondo. Il fagiolo è molto interessante perché è carnoso ma con una buccia non troppo spessa ed è ottimo appunto per le zuppe. Ora, per quello che riguarda invece il condimento che ho utilizzato per fare la pasta e fagioli, come avete visto io ho messo il guanciale, sono di Roma e quindi si utilizza quello. Però se andate a Napoli si utilizza il gambuccio, se andate in altre parti, per esempio su al nord si usa più il lardo, le varianti sono tante, non si sbaglia mai in realtà con questa zuppa. Come avete visto io una buona parte l'ho frullata, ho tenuto soltanto un po' di fagioli a parte ancora interi, e questo perché? Un po' perché mi piace molto corposa a me la zuppa, se vi viene troppo densa allungatela con l'acqua della cottura dei fagioli, o al massimo se quella l'avete già terminata potete fare un pochino di brodo vegetale. Allora, per la pasta a Roma si utilizzano i cannolicchi, però c'è chi utilizza le casarecce, chi i maltagliati, spaghetti spezzati e così via. Oggi vi volevo lasciare leggendo un piccolo pensiero che aveva sulla pasta e fagioli il grande Pellegrino Artusi. Si dice, e ha ragione, che i fagioli sono la carne del povero. E infatti quando l'operaio, frugandosi in tasca, vede con occhio malinconico che non arriva a comprare un pezzo di carne, bastante per farne una buona minestra alla famigliuola, trova nei fagioli un alimento sano, nutriente e di poca spesa. C'è di più. I fagioli restano molto in corpo, quietono per un pezzo gli stimoli della fame. Ma anche qui c'è un ma. Come ce ne sono tanti nelle cose del mondo. E già, mi avete capito? Per ripararvi, in parte, scegliete fagioli con buccia fine o passateli. Quelli dall'occhio hanno meno degli altri questo peccato. Gente, io vi saluto e vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella lì sotto così non perdete i miei prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Buon pranzo a tutti!